prima, seconda e si parte. Ciao ragazzi, qui da Borgia Pago 3. Oggi siamo a provare qui nei pressi di Frosinone la nuova Iron 883 della Harley Davidson. Questa versione è aggiornata del 2016 rispetto a quella del 2015, cambiano diversi dettagli che vedremo successivamente. Per il momento posso dirvi che le mie prime sensazioni sono che la moto, anche se appare pesante come un carro armato, risulta molto più agile del previsto, soprattutto grazie alle sospensioni e l'avantreno alleggerito. Ecco, adesso tutte queste buche mi stanno rendendo la vita un po' più difficile, infatti essendo una custom non ha tra le sue qualità quella di ammortizzare bene l'asfalto. Un po' mi aiuta la sella che è stata imbottita maggiormente, ma per il resto quasi zero. È stata rivista anche nelle sospensioni, che riviste totalmente, ma per il resto è rimasta invariata. Adesso andiamo per lo 0 a 100 e prima una frenata e frena, ma quando frena stiamo andando un po' lunghi e fermate. Ecco, ci siamo pronti per lo 0 a 100. Avete visto che l'accelerazione non è paragonabile assolutamente a quella delle moto sportive o naked o qualsivoglia. Infatti questa è una moto soprattutto da turismo, lunghe passeggiate, per ammirare il panorama e comunque riservarsi un certo piacevole nella guida. È una moto che di certo non para assolutamente dall'aria, infatti il vento dopo un po' comincia a dar fastidio, ma tutto trascurabile se si pensa a che cosa sia sotto il sedere, cioè una moto che ha grandi origini. Infatti l'Harley Davidson è da tutta una vita che produce moto di grande qualità e oggi ne abbiamo l'occasione per provarne una. Molto importante è la seduta, che risulta essere comoda anche perché è soprattutto sviluppata in altezza. Infatti noi ci troviamo molto dritti e questo ci permette di fare grandi tragitti con estrema facilità, molto più difficile in altre situazioni. Adesso ci prepariamo per fare il cambio di marcia, invertiamo la rotta, passiamo per questo distributore. La frenata come sempre non è delle migliori causa il monodisco da 300 mm con pinza non radiale ma assiale con due pistoncini che non frena un granché, ma bisogna ricordare che l'ABS è di serie su tutte le versioni e fa comunque il suo dovere. Il motore è il classico bicilindrico Harley e devo dire che il sound è davvero fantastico, soprattutto per i lunghi viaggi, non dà troppo fastidio e ti diverte il giusto quando ne hai voglia. Adesso ci stiamo preparando per fermarci in modo da poter avere una panoramica maggiore della moto senza che nessuno ci disturbi. Ecco, adesso mettiamo la freccia, ci fermiamo un attimo e parliamo un po' dell'estetica di questa nuova Iron 883. Appena mi allontano, la moto entra in allerta e mette l'allarme automatico. Questo perché in realtà le chiavi non sono attaccate alla moto, bensì le ho io in tasca. E questa è una grande idea che ha avuto appunto Harley Davidson, in cui riesce ad avere la possibilità di allontanarsi dalla moto e salirci ogni volta sopra senza dover tirar fuori le chiavi. Come potete vedere, il motore in ogni sua parte è stato rivisto dalla versione precedente che aveva le parti cromate, adesso è totalmente nera, black, il che la fa molto più cattiva, soprattutto con questo simbolo Harley Davidson marchiato sul serbatoio.
La moto di per sé non monta un motore molto potente, infatti sono solo 53 cavalli che vengono assorbiti da questa sella molto morbida. Il motore è il classico bicilindrico che eroga questi 53 cavalli che sembrano pochi per i suoi 250 kg di peso totali della moto. A secco bisogna dire, perché in caso mettiate anche i liquidi come benzina e olio già cominciamo a salire. Però non sembrano sufficienti, ma fanno la differenza. Infatti la moto non è mai noiosa, ci si diverte, dà lo giusto sprint. Certo, come abbiamo visto in accelerazione non è proprio il massimo, però come abbiamo già detto non è fatta per questo. Qui vi posso dire che il massimo della cromatura è stato realizzato nella viteria del motore e nel cavalletto, che è molto lucente. I cerchi sono a razze, più precisamente con 9 razze, e il davanti, come vediamo, c'è il disco monodisco da 300 mm, come abbiamo già detto prima, con una sola pinza, due pistoncini che non frena molto, ma nell'uso cittadino è più che sufficiente, soprattutto grazie all'ABS di serie. Il tappo è anch'esso cromato, non si capisce bene in che modo si apra o si chiuda perché ha un gioco leggermente ehm, quasi di plastica. La frizione è ben dosabile, rigida ma non troppo, il che permette alla cambiata, con il cambio di 5 marce, di rendere il tutto più emozionante e realistico. I pulsanti sono disposti in un modo del tutto originale e non classico. Infatti abbiamo a sinistra la freccia di sinistra e invece a destra la freccia di destra, che si azionano e si spengono tramite il doppio clic. Inoltre sulla destra abbiamo il blocchetto d'accensione con cui accendiamo e spegniamo la moto automaticamente senza chiavi. Come abbiamo già detto, le ho in tasca al momento le chiavi, quindi non necessita di attivazione. Ci sono le quattro frecce e tutto a disposizione a portata di mano. Poi sulla sinistra abbiamo l'abbagliante e un tasto in più, e naturalmente il clacson. Questo tasto aggiuntivo non riesco a capire bene di cosa si tratti, ma sicuramente sarà dovuto all'attivazione e disattivazione dell'ABS, che a noi non ci interessa, quindi lo tralasciamo. Eccoci ragazzi, siamo giunti alla fine di questa videoprova. Volevo farvi giusto un resoconto delle mie sensazioni che questa moto mi ha trasmesso oggi. Devo dire che mi ha sorpreso molto, infatti tutti i motociclisti che provengono da altri generi di moto come sportive, naked, ma anche motard, enduro, le giudicano un po' dei cassettoni perché le vedono giganti, enormi, pesanti, ma devo dire che questa, anche se è una delle meno costose, infatti il prezzo franco concessionario è di 10.200 euro, devo dire mi ha trasmesso forti emozioni, soprattutto di divertimento e mi ha fatto sentire veramente un motociclista. Posso aggiungere solo che sarebbe da migliorare un po' la frenata e magari leggermente l'accelerazione, anche se il motore per me è fatto ad hoc, è perfetto, soprattutto con il suo sound sempre pieno e corposo. Non mi resta da dire che questa è una gran moto soprattutto per chi adora fare lunghe passeggiate e vi invito a iscrivervi al nostro canale e ciao ragazzi.
Cos'hai in mano? Aspetta, l'avrò messo qua fuori.